Ciao, buongiorno a tutti, bentrovati, è domenica mattina, splende il sole, ma stamani mi sono svegliata con un po' di annebbiamento. Ecco, volevo farvi vedere su richiesta perché molti di voi mi stanno chiedendo, sia i miei ex allievi che clienti, di fare un video sulla pulizia energetica riferita alla meditazione dell'albero. Questa è una meditazione molto molto bella, molto interessante perché va a ricongiungere i due archetipi principali, che è l'archetipo madre e l'archetipo padre, nel cuore. Un archetipo madre e un archetipo padre non più visti quindi come dei genitori biologici, quelli che ci hanno generato, ma visti in chiave di madre di tutte le madri, che è la madre terra, infatti è l'Earth Chakra, il chakra della terra che è 1 metro sotto di voi, e il Soul Chakra, o meglio ancora il chakra della creazione, dipende cosa riuscirete a visualizzare meglio. Ecco, il chakra della creazione è un chakra di cui non abbiamo mai parlato e parleremo successivamente. Sta sopra lo Star Chakra, come trovate anche negli altri miei video sulla pulizia energetica, dove vi spiego tutti i chakra. Quindi sopra la testa, sopra la fontanella cranica abbiamo il Soul Chakra e sopra ancora c'è lo Star Chakra. Ulteriormente sopra dovete immaginare una palla, ecco, io più o meno la visualizzo così, come un'enorme sfera di luce luminosa bianca, da cui origina tutto quanto. Ecco, voi potete visualizzare quella come archetipo padre, oppure, meglio ancora, il Soul Chakra, che è proprio il chakra del sole, quello che si trova sopra il vostro settimo chakra, che ha color giallo, color sole, come vi dicevo negli altri video, è molto connesso al plesso solare, proprio perché è la creazione, il sostegno paterno. Noterete che a chiunque è mancato il sostegno paterno nell'infanzia ha difficoltà a creare nella propria vita, proprio perché appartiene a questo centro energetico, che è la creazione. Quando vi ho spiegato, ma vi spiegherò anche meglio nei prossimi video, noi passiamo dal secondo al terzo chakra, passiamo dal desiderio alla creazione in se stessa, quindi un po' tradotto come dalla gestazione, l'idea di una nuova vita, quindi la nascita, l'idea di poter mettere al mondo un figlio, a poi crearlo fisicamente. Questo avviene in tutti i campi della vita. E a chi è mancato il sostegno paterno proprio ha difficoltà ad esternare la creazione, perché gli è mancato proprio il sostegno iniziale. Ecco, io vorrei fare questa bellissima meditazione proprio andando a ricongiungere questi due archetipi genitoriali, perché arriva un momento della nostra vita in cui dobbiamo renderci conto che i genitori che ci siamo scelti, e vi assicuro, o almeno per quel che sento, che ve li siate scelti per risolvere delle vostre questioni animiche, che vi portate probabilmente da più vite precedenti, sono sì i vostri genitori, ma non sono quello che realmente dovreste sentire. Ovviamente voi vi rivolgete a dei genitori che sono degli esseri umani, i vostri genitori biologici, come voi, hanno i loro traumi, hanno il loro vissuto e hanno il loro percorso. E in quanto percorso sono fallibili, ok? Ma è giusto così. Invece voi dovete rivolgervi a quello che veramente vi sostiene, e vi sostiene la madre terra, che è la madre di tutte le madri, è quella di cui siete composti, ok? È quella veramente che fa parte delle vostre fibre, dei vostri minerali, della vostra struttura. E è quella che oltre che nutrire, rappresenta e cura la vostra energia fisica. Quindi questo è l'archetipo madre. E dovete visualizzarla come un enorme chakra, che vi ho detto sta 1 metro sotto di voi, con delle radici. Queste radici che entrano in profondità da cui potete assorbire nutrimento. Poi visualizzate il Soul Chakra, che è questo chakra che vi ho detto, il chakra solare, che è archetipo padre, archetipo di sostegno, molto connesso al plesso solare, che è la creazione. Con questi archetipi adesso provo anch'io a distendere
quel rumore che a volte sentiamo nelle nostre menti. Sarà che è un periodo che ho molte cose in progetto, molte cose da fare, 2 studi, il nuovo libro, la radiestesia evolutiva medicina della nuova era, che è una mia materia, che finalmente diventerà albo per la prima volta in Lombardia, quindi apriremo la prima scuola di naturopatia dove sarà inserita la radiestesia. E comunque poi sono informazioni che se volete vi posso dare anche più avanti. Quindi con tutte queste cose che ho nella mente, stamani mi sono svegliata e ho detto, ma veramente c'è troppo brusio nella mia testa. E volevo condividere con voi in questi video amatoriali che sapete che ogni tanto mi va di fare, condividere con voi e spiegarvi proprio il momento di questa meditazione. Perché si chiama meditazione dell'albero? Si chiama meditazione dell'albero perché va ad unire, come vi ho detto, questi 2 archetipi principali, l'archetipo madre, che sta sotto, e l'archetipo padre, il soul chakra. Li portiamo nel cuore, nel figlio che siete voi. Poi parleremo un po' anche del segno della croce e come sento che sia svilente sotto il profilo energetico, parlo semplicemente sotto il profilo energetico, perché se voi immaginate un simbolo della croce che chiama il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in questo modo, voi andate a formare una croce e la croce in sé per sé va a tagliare l'archetipo madre. Invece proviamo a riunire quello che veramente sarebbe l'elevazione spirituale, vista come se noi fossimo alberi, perché alla fine è quello che a livello energetico siete. Perché se voi col chakra madre andate a fondare le radici di questo chakra nella terra, quindi richiamate l'energia, visualizzate proprio questo chakra, immaginatelo come un chakra di color fegato con dei riflessi bellissimi magenta, con queste radici magenta. Ogni tanto sembra quasi anche percorso da una... sembra una cangianza blu elettrica, però ognuno poi lo visualizza come meglio crede. Io vi dico il mio modo di visualizzarlo, se può esservi di aiuto, ecco. Immaginate questo chakra della terra, quindi chiudete gli occhi, alzatevi in piedi, immaginate il chakra della terra, immaginate il soul chakra. Adesso trovate una posizione, toglietevi le scarpe, c'è la ciabatta da casa, toglietevi le scarpe e sentite la pesantezza sotto la pianta dei vostri piedi. Trovate una posizione e mantenetela. Sentite la pesantezza che c'è tra voi e il suolo, ascoltate la pianta dei vostri piedi. Da questa pianta, nella pianta del piede, c'è il chakra del piede. Da questo chakra iniziate a far uscire delle radici. Immaginate queste radici in entrambi i piedi, che piano piano entrano nel terreno. Sentite proprio lo scricchiolio delle radici. Vedete il colore, sentite l'odore della terra. Queste radici che piano piano entrano in profondità e vanno a raccogliere, iniziano ad assorbire nutrimento. Fatele scendere quanto riuscite ad immaginare. Non muovete più il piede da quella posizione e iniziate a sentire il nutrimento che piano piano sale. Sentite proprio, aiutatevi anche con le mani se volete a far salire il nutrimento della madre terra, che è la vostra madre, è la madre di tutte le madri. Fate salire piano piano questo nutrimento, sentitelo che sale dal piede alla caviglia, sentite che sale nelle gambe, riempie le vostre cosce, sale su, sale anche negli organi genitali, arriva all'addome, arriva al ventre. Questo nutrimento che continua a salire, sale nel torace, sale nello sterno, riempie i polmoni, riempie le braccia, il collo, la testa e rimanete in questa sensazione di lasciar scorrere continuamente dentro di voi questo nutrimento. Contemporaneamente immaginate che dal vostro soul chakra o dal chakra della creazione di cui vi parlavo prima
scenda un fascio di luce luminoso che pervade tutto il vostro corpo e entra nella vostra fontanella cranica. Potete immaginarlo color sole o color bianco. Allo stesso modo, questo fascio di luce luminoso, entrando dalla vostra fontanella cranica, va a pervadere tutto il vostro centro energetico, partendo dalla testa, al collo, al torace, all'addome, alle gambe e scende giù fino ai piedi. Una volta che avete visualizzato e avete presente questa sensazione, sentitevi alberi e aiutatevi con le mani a fare questo respiro e questa meditazione. Raccogliete dal vostro campo aurico con le mani, visualizzando le vostre radici, fate salire il nutrimento. Riempite, riempite, riempite di aria, quindi inspirate, fermatevi all'altezza del cuore bloccando il respiro ed espirate all'esterno verso il Padre di tutti i padri. Estendete le braccia espirando, accarezzando tutto il campo aurico. Ritorniamo alla partenza. Quindi continuiamo a visualizzare l'energia della madre che sale, accompagnando l'inspirazione. Fermatevi nel chakra del cuore che è il figlio ed espirate nel padre. Provo a farlo qualche volta senza parlare, perché stamani serve anche a me. Vado ad inspirare. Sento l'energia della madre dalle radici che sale ed espiro, tenendo ben presente il fascio di luce luminoso. Accarezzo tutto il campo aurico. Fatelo più volte che potete finché non sentite quelli che io chiamo i vibridi, che sarebbe un misto tra brividi e vibra, a me piace chiamarlo vibridi. Quando sentite quei vibridi che corrono sotto pelle, allora lo state facendo nel modo giusto. Finché non li sentite, continuate a farlo. E vi fermate, ci fermiamo poi nel chakra del cuore, raccogliamo queste due splendide energie. Una volta raccolte queste energie, quando ve la sentite, ritirate, immaginando che le vostre radici che avete sotto i piedi rientrano nella pianta del piede, le ritirate bene, muovete solo le dita dei piedi, quando sentite che sono rientrate tutte potete cambiare posizione. Io mi rilascio un attimo a fare l'ultima respirazione e poi vi spiego un'altra piccola cosa e i dettagli più avanti nel prossimo video. Volevo solo condividere con voi questa mattinata, nient'altro. Volevo condividere con voi questa mattinata e come sia importante, ripeto, il congiungere la madre che è il vostro nutrimento e il padre. Nelle consulenze che faccio, i maggiori problemi, la base di tutti poi i traumi a seguire nel corso della vita di ogni individuo, la stragrande maggioranza dei casi è dovuta proprio a questa scorretta interpretazione dei genitori biologici. E questo esercizio vi serve non solo
a ridare nutrimento a tutto il corpo, ma vi serve anche mentalmente e inconsciamente a staccarvi dalla fallibilità dei vostri genitori biologici e ad acquisire una consapevolezza universale. Voi siete figli della terra, siete figli del creato e come tale dovete essere responsabili della vostra vita. E questo esercizio serve proprio a questo. È molto bello poterlo fare anche da seduti, vi consiglio di farlo con l'aiuto di un albero, cioè invece di farlo in piedi potete sedervi sopra le radici di un albero, appoggiando la schiena contro l'albero. Le vostre radici usciranno quindi dalla Kundalini, dal vostro osso sacro e diventa esattamente la stessa meditazione. L'unica cosa, mettete una sveglia perché percepirete proprio che il vostro, voi stessi, quindi il figlio che avete nel cuore, l'unione di queste due energie nel cuore, entra molto in risonanza con quella dell'albero e il rischio è quello di passare tanto tempo senza accorgersene appoggiati all'albero, quindi diventate tutt'uno, andate a legarvi energeticamente troppo all'albero, quindi mettete una piccola sveglia molto dolce, con una suoneria molto light, per poter staccarvi poi energeticamente. E vi assicuro che è rigenerante e va a spegnere tutto quel brusio e quel caos mentale che è andato ad accumulare durante tutta la settimana o nei momenti appunto più difficili. Spero ai prossimi video di farli meno amatoriali, però quando mi vengono così ho voglia di farli e quindi vi rimando e buona domenica a tutti. Un abbraccione!